Mi sono trasferito in India per 3 mesi, esattamente 82 giorni in realtà. Mi hanno chiesto $7.000. Then police comes to rescue you. Sono stato praticamente ricattato. 34 ore in treno da Mumbai a Calcutta, latte di notte. Something that I can't afford. I can't afford a plane. Siamo in terza classe. সোনাগাছি তার জন্যই আছে আমাদের কাছে আসুক তাদের জন্য আমরা আছি Sto parlando del quartiere di Sonagachi, il quartiere a luci rosse di Calcutta. Tutto ciò per cui il commento più spontaneo che viene da fare è: ma statene a casa e vedrai che non ti succede niente. Mi sono trasferito in India per 3 mesi, esattamente 82 giorni in realtà, e nel frattempo, mentre mi trovavo lì, ho fatto alcuni video sui temi più disparati che poi ho pubblicato sul mio canale YouTube. Tantissime volte mi hanno chiesto, sia dal vivo sia nei commenti dei miei video: ma perché sei andato in India? Ma chi te lo fa fare di andare in India? È tutto sporco, è pericoloso lì, un caos, gli odori fortissimi, la gente che ti chiede soldi. Ma come ti va di fare una cosa del genere? Ma poi com'è possibile che non parli mai male dell'India? A questa domanda non è mai facile rispondere, perché apparentemente l'India, come diceva qualcuno molto più illustre di me, è sporca, è povera e infetta. In realtà la citazione non finisce qui, giuro che alla fine del video vi dico chi lo ha scritto e come finisce questa frase. Ma allora per quale motivo ho deciso non solo di andare in questo paese, ma di farlo nella maniera più estrema possibile, prendendo treni di 34 ore, infilandomi nelle baraccopoli infinite di questo paese, nei quartieri a luci rosse? Tutto ciò per cui il commento più spontaneo che viene da fare, e che in effetti mi hanno scritto più volte, è: ma statene a casa e vedrai che non ti succede niente. Io in realtà non lo so perché ho scelto l'India per iniziare questa avventura qui su YouTube. Potrei dirvi che l'ho scelta perché mi sembrava un paese dove raccontare storie veniva spontaneo, ma sarebbe davvero banale solamente questo motivo. Quello che posso fare è cercare di capire a posteriori perché l'ho scelta e, nel bene e nel male, dirvi cosa mi ha insegnato l'India e come sono cambiato dopo questa esperienza. Per riuscire in questa impresa mi sono messo a riguardare tutti i video che ho fatto e ho trovato ben 10 cose che l'India mi ha insegnato, spesso contraddittorie o addirittura paradossali, ma vedrete che alla fine del video tutto avrà un senso, forse. 1. L'India mi ha insegnato la pazienza. Il traffico interminabile, i clacson perenni, il caos ovunque, ma non è per questo che ho imparato a essere paziente. Mi riferisco a un'altra cosa, alla folle esperienza che ho deciso di fare. Ogni volta che parlerò di un video vi metterò il link per vederlo qui sopra. Non so se avete visto questo in particolare a cui mi riferisco. 34 ore in treno da Mumbai a Calcutta, un viaggio infinito della speranza in terza classe. Siamo in terza classe. Un giorno e mezzo sul treno indiano. Altre 3 ore, diventano così 34, quasi un giorno e mezzo. Ormai ho fatto le radici su questo posto. Sono quasi affezionato. Blatte di notte, porte aperte H24, voci di venditori sul treno giorno e notte. Impossibile dormire in questo treno, impossibile. Dire che ho imparato a essere paziente grazie a questa esperienza sarebbe veramente riduttivo. L'India mi ha insegnato a smettere di pensare al futuro, nel mio caso le ore mancanti all'arrivo, Mancano solamente 29 ore. Mancano 28 ore e mezza. e iniziare a pensare al presente, godendomelo davvero, rimanendo paziente a prescindere dalla meta. Ogni 2 secondi passa quello del tè che dice chai, 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 chai. 2. L'India mi ha insegnato il concetto di comunità. Quando ho visitato le baraccopoli a Mumbai mi sono chiesto: ma chi mai vorrebbe rimanere in un posto come questo? 1 milione di persone in 2 chilometri quadrati, strutture fatiscenti, concetto di igiene pressoché inesistente, cunicoli strettissimi dove a volte non passa nemmeno la luce. Nessuno si sognerebbe mai di vivere in una baracca di 4 metri quadrati. Eppure, quando ho iniziato a parlare con le persone, nessuno se ne voleva andare effettivamente da lì. Sottovalutavo evidentemente il concetto di comunità. Quando l'amore per la tua famiglia, per il tuo vicino, per le tradizioni a cui sei legato supera qualsiasi altra cosa, forse è possibile scegliere di rimanere dove si è, a prescindere dalle condizioni in cui si vive. Sono così disabituato ad alcuni concetti come priorità che vivevo di un pregiudizio. Before we have any preconceived notions about places, we should make that effort of going and visiting those places. If somebody is thinking Dharavi is all about poverty or slum is all about poverty and everything, it is not. It's a place of people, it's a place of energy, it's a place of dignity. 3. L'India mi ha insegnato che tutto è relativo. Se siete dei veri fan del canale avrete sicuramente visto il video sul milionario. Vero? L'avete visto, no?
Casualmente, infatti, sono riuscito a parlare con uno dei ragazzi più ricchi di Mumbai, uno di quelli che potrebbe comprarsi tranquillamente una Lamborghini. Do I want to buy like Lamborghinis and stuff like that? I personally don't have a passion for that. But you can, let's say we can. If I want to, yes. E che l'unica cosa che non si può permettere, ma solo perché non gli conviene, è un aereo. Something that I can't afford. I can't afford a plane. E il paradosso dei paradossi è che il milionario indiano, che ho trovato completamente a caso, è ricco proprio perché investe nelle baraccopoli. Lui di mestiere fa esattamente questo: compra, ricostruisce e vende case in queste aree. Then we provide housing to the original slum tenants. È per questo che l'India mi ha insegnato che tutto è relativo, perché fino a quella conversazione con Kabir non mi ero ancora chiesto: conta di più quello che vuole una persona, in questo caso la volontà di rimanere a vivere dove già sta, o bisogna considerare prima la sicurezza, le infrastrutture e gli spazi dove vive? I was in Dharavi, you know. When I ask people if you want to move out from Dharavi, Right. everybody was saying Said no. 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 Yeah. So- I know exactly what you're saying because Okay. that's something we deal with on an everyday basis. Mi aspettavo di trovare molte più persone che si volessero trasferire, in realtà moltissimi non vogliono, cioè loro sono molto legati a questo senso di comunità. Sarei molto curioso di aprire un dibattito su questo tema, quindi se vi va fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. 4. L'India mi ha insegnato che tutto sembra scollegato, ma alla fine, col senno di poi, tutto in qualche modo è connesso. Ho iniziato facendo un video sulle baraccopoli di Mumbai e poi, quando mi sono messo in testa di intervistare un milionario in quella stessa città, come vi ho appena detto, ho incontrato Kabir, un ragazzo che insieme alla sua famiglia si è arricchito guarda caso proprio investendo nelle baraccopoli di Mumbai. Most slums don't have the right paperwork. Quando ero a Calcutta, invece, mi sono imbattuto casualmente in una protesta enorme per far luce sullo e sulla morte di una donna in un ospedale della città. Ma il motivo per cui ero lì era provare a entrare nel quartiere a luci più grande dell'India e far luce proprio sulla condizione della donna in India. Il tessuto sociale è apparentemente sconnesso e costituito di eventi isolati, ma basta immergersi a 360 gradi senza pregiudizi nella realtà e si noterà che tutte le cose sono interconnesse e tutto ha un senso. 5. L'India mi ha insegnato il concetto di contraddizione. Quando mi sono intrufolato a Dobbigat, a Mumbai, la lavanderia a cielo aperto più grande del mondo, sono salito su un tetto pericolante che avevo paura crollasse da un momento all'altro. Siamo su un tetto. Spero ci regga, tra l'altro. E sono rimasto sconvolto da quello che ho visto. Mi sono reso conto dell'enorme contraddizione esistente in questo paese. A pochi metri dalle persone più povere del mondo vivono le persone più ricche del mondo. Wow, è incredibile pensare che quello è un grattacielo e Dobbigat è lì. L'India è un po' l'emblema della polarizzazione della ricchezza a cui ci stiamo abituando sempre di più. E in tal senso, secondo me, è giusto chiedersi: siamo sicuri che l'India sia davvero indietro? O magari questa differenza di ricchezza è un po' alla base del mondo che, ahimè, ci aspetta in futuro? 6. L'India mi ha insegnato l'importanza della famiglia. Questa forse è la più sorprendente perché per me, da classico italiano, la famiglia è già una priorità. Mi trovavo sempre a Dobbigat quando ho incontrato Piyush, il ragazzo che mi ha fatto vedere la sua vita e il lavoro lì dentro. Piano piano ho scoperto che tutte le persone che mi stava presentando, dal più piccolo al più anziano, erano tutte suoi parenti. Tutti lavoravano lì e tutti in qualche modo erano fratelli, cugine, nonni, zie. My grandfather used to work and his father like, Oltre al fatto che sono tantissimi, la loro priorità è quella di aiutarsi l'un l'altro. yeah, I want to afford a nice house for me. Nice house. Yeah, for my mother because she's working very hard to get one. A costo di sacrificare i propri sogni e le proprie ambizioni. I don't have one for myself, but I have a dream for my family. Like we want a particular apartment, we want a nice house. È chiaro che in questo discorso ci sono anche degli aspetti negativi, soprattutto se si pensa che, come nel caso di Piyush, spesso queste persone fanno parte di una casta e non hanno realmente la possibilità di scegliere il lavoro della propria vita o inseguire un sogno. Ma il paradossale rovescio della medaglia di questo discorso è che la famiglia diventa una priorità assoluta, a dire poco, e spesso, come ho potuto constatare in prima persona, non è affatto un rapporto forzato come ci si può immaginare, anzi. So that we can live in a stable condition and we don't want much regret after what we did in the past years. We want to live the upcoming years nicely and peacefully. 7. L'India mi ha insegnato che non è proprio il massimo tagliarmi i capelli nelle sue baraccopoli. Questa mi sa la lascio così, solo con i video a supporto di questa tesi, perché forse è anche meglio così. Oh, a bit too much, too much. Yeah, too much, not too much, man, not too much, please. Not like this. Oh, you don't want that? No, it's not different. Just relax, just relax. Yeah, it's difficult to relax. What's that? Oh mio Dio.
Oh man. He's gonna crack your bones. Sta prendendo a pugni. 8. L'India mi ha insegnato a rimettere le cose in prospettiva. A Calcutta, quando sono entrato nel quartiere a luci rosse più grande dell'Asia, il mio unico obiettivo era parlare con una donna che lavorasse lì per capire meglio la sua storia. Oltre alle evidenti difficoltà che ho avuto nel trovarla, quello che mi ha sconvolto della conversazione avuta con questa worker è stata una cosa che mi ha detto. Quando le ho chiesto che messaggio volesse lasciare, mi ha risposto così. শোনা গেছে এই জন্যই আছে যে সবাই এখানে আসুক যাতে কারো ঘরের মা বোনদের এইভাবে অত্যাচার না করুক, আমাদের কাছে আসুক, তাদের জন্য আমরা আছি। Una risposta del genere non ha nemmeno bisogno di particolari commenti, mi ha completamente spiazzato perché nel bene e nel male ha rimesso in prospettiva ogni cosa. 9. L'India mi ha insegnato a rivalutare il concetto di fiducia, sia in positivo che in negativo. Questa è una delle più delicate da spiegare. In moltissimi mi hanno detto, prima di partire, in India impara a non fidarti troppo delle persone. C'è un fondo di verità in questa cosa perché me ne sono capitate di fregature. Mi hanno chiesto $7.000. Then police comes to rescue the Se avete visto il video sul quartiere a luci rosse di Calcutta, saprete già cosa mi è successo. Sono stato praticamente ricattato. Ed è vero, non prendiamoci in giro. In India ci sono molte persone, chi in maniera più palese e chi meno, che tendono a volerti fregare. Ma il paradosso di questo paese è che quando invece trovi qualcuno che ti aiuta, l'aiuto supera sempre di gran lunga l'aspettativa. È quello che mi è successo con Raj, Pritam, Shreya, Kabir, gente della più disparata estrazione sociale e che mi ha aiutato veramente tantissimo a realizzare i video che ho fatto. Oltre a essere state gentilissime con me, queste persone hanno un'altra sola cosa in comune. Si sono tutte fidate di me senza conoscermi. 10. L'India mi ha insegnato a lasciare andare. È la cosa più importante di tutte tra quelle menzionate. In India l'imprevisto è sempre dietro l'angolo e per me, abituato a programmare sempre tutto, è davvero strana questa costante sensazione di doversi adattare, di dover seguire la corrente degli eventi senza potercisi davvero opporre. In India devi imparare ad essere sempre flessibile, altrimenti finirai per odiare ogni singolo minuto nel paese e probabilmente infine anche te stesso. Ogni cosa va accettata e spesso quello che succede non ha assolutamente senso. In India la fantasia supera sempre di gran lunga la realtà e tu non puoi fare altro che accettarlo, anzi trasformare quell'ansia e quel nervosismo in gratitudine e consapevolezza. Non so se tutto questo, queste 10 cose che ho provato a spiegarvi, siano abbastanza e una risposta soddisfacente al perché ho scelto l'India, ma a posteriori quantomeno posso dire di sentirmi personalmente un essere umano più completo di quanto lo fossi prima di mettere piede in questo paese. Ora, per spiegarvi meglio quello che intendo, finalmente posso completare quella citazione di inizio video, che appartiene, ora posso dirvelo, a Tiziano Terzani. L'India è sporca, è povera e infetta, a volte è ladra e bugiarda, spesso maleodorante, corrotta, impietosa e indifferente. Eppure, una volta incontrata, non se ne può fare a meno. Si soffre a starne lontani, ma così è l'amore, istintivo, inspiegabile, disinteressato. E con questo chiudo definitivamente i video sull'India. Ma è solo l'inizio. Nel prossimo episodio. Thank you.